questa, di cui io sono stata testimone, perché è la testimonianza, dico al presente, è la testimonianza di una fase di riscatto e di rivendicazione di quei diritti calpestati per secoli, quali i diritti della eguaglianza, i diritti di una migliore situazione economica, e quindi che purtroppo incontrava ostacoli per essere risolta da parte delle forze politiche di allora. E chiudo questo preambolo. Questa è la sede, dico al presente, del Partito Comunista, che nacque proprio nel 1944, quindi in pieno regime fascista e con le guerre, insomma, interne che erano frequenti. L'assalto, che non sappiamo chi, anche se poi ci fu un processo, venne fatto alla sede che era allora intestata a Gramsci. Io lo voglio ricordare questo nome, perché Antonio Gramsci è stato una vittima del fascismo. Va bene, morì in carcere all'età di 47 anni. E quindi mio padre, che fu il fondatore segretario del partito, di questo primo partito, sezione Antonio Gramsci di Partinico, lottò insieme con gli altri, lottava insieme con gli altri pochi iscritti, guidati da persone che avevano un ruolo importante, come l'avvocato Montalbano, l'ingegnere Ferretti e tanti altri, che credevano in questo movimento, chiamiamolo movimento, oggi è molto di moda la parola. E in quel sacrificio c'è il desiderio di un riscatto, c'era l'esigenza di un miglioramento, di abbracciare queste nuove idee che tanto parlavano, che tanto promettevano, è vero, ma come? A furia di sacrifici e anche di morte. Mio padre è sopravvissuto, è rimasto aveva 42 anni, è rimasto claudicante per tutta la sua breve vita, non ha rinnegato quelle idee, ha continuato per tutta la sua breve vita a sostenerle, anche con i cambiamenti che poi avvenivano in sede al partito stesso, sperando che anche Partinico potesse avere uno spiraglio di vita diversa, e quindi che si avverassero quei sogni che animavano allora questi adepti. Allora, questo è il ricordo di questa sede che io ho visto, che bruciavano le sedie perché l'attentato venne da quella parte, sbucarono da quella là. Noi abitavamo in una stradina vicino del Corso, via Rossarollo, e quindi io avevo appena 10 anni, sono corsa poi con alcuni ragazzi del luogo, dei rimpettai, e ho visto mio padre che avevano preso trasportato in una casa vicina, e quindi mi inginocchiai dinanzi a lui, ma non aveva perduto i sensi, però era stato ferito gravemente. Cominciò l'itinerario qui doloroso di recupero, e cominciarono qui a venire scrittori, mi ricordo venne Corrado Alvaro, allora, e quindi per parlare un po' di cosa pensava di questo vile attentato, e quindi la vita cominciò a scorrere sempre più difficile. Si fece un processo nel 50, dopo 3 anni, a Viterbo. Mio padre ci andò come testimone. Si avanzarono varie ipotesi: che fosse stato fatto dal banditismo, dalla mafia, dagli agrari o dagli americani, arrivato da poco e pronti a contrastare l'ideologia comunista. Non si arrivò a capire, non si volle in realtà, non si volle.